La storia dell'Università di Pavia fra 800 e 900 è sicuramente segnata da quella di Camillo Golgi. Golgi segna una svolta epocale per la medicina e la biologia e porta il nome di Pavia nel mondo. Infatti è proprio Golgi il primo italiano a ottenere un premio Nobel per la medicina nel 1906. Ma chi era Golgi? Dunque Camillo Golgi nasce in un piccolo paese in montagna, in Val Camonica, a Corteno, si trasferisce poi con la famiglia a Pavia, si iscrive al Regio Ginnasio Liceale della nostra città e poi si iscrive alla facoltà di medicina. Qui inizia da studente ad appassionarsi al sistema nervoso, lavora inizialmente con Cesare Lombroso, con cui si laurea nel 1865, ma poi si stacca dal professore proprio perché era in qualche modo scettico riguardo alla mancanza di rigore scientifico con cui Lombroso conduceva le sue ricerche. E quindi Golgi si avvicina a un giovane e brillante ricercatore, Giulio Bizzozero, che era di 3 anni più giovane di lui e era balzato rapidamente dai banchi, diciamo, di studente alla cattedra perché aveva preso il posto di Paolo Mantegazza sulla cattedra di patologia generale. L'incontro con Bizzozero è certamente determinante per lo sviluppo della diciamo, mentalità scientifica e delle ricerche successive di Golgi. Grazie a Bizzozero Golgi si apprende le tecniche istologiche che utilizzerà e non abbandonerà mai per tutta la sua vita e all'interno del laboratorio di patologia sperimentale, che poi diventerà di patologia generale nell'orto botanico, insieme a Bizzozero si può dire che Golgi getta le basi per tutta la sua futura carriera da ricercatore. La sua carriera però ha una breve battuta d'arresto perché nel 1872 Golgi ottiene un posto come medico primario all'ospedale degli incurabili di Abbiategrasso. Si tratta di un impiego clinico che in realtà si addice poco alla sua anima da ricercatore, ma che Golgi si trova ad accettare. Anche in questo periodo non abbandona le sue ricerche e nonostante la mancanza di una strumentazione scientifica adeguata riesce a organizzare un piccolo laboratorio all'interno della cucina dell'appartamento che era stato a lui destinato all'interno dell'ospedale e proprio in quel laboratorio di fortuna compie la sua scoperta o invenzione che poi gli varrà il premio Nobel, ossia la reazione nera, una tecnica istologica, di colorazione istologica che permette per la prima volta di osservare la struttura complessa del sistema nervoso e quindi sostanzialmente apre le porte alla moderna neuroanatomia microscopica. La carriera di Golgi poi riprende nel 1876. Golgi riesce finalmente a tornare definitivamente qui a Pavia, prende la cattedra di istologia e poi di patologia generale e inizia la sua lunga carriera all'interno della nostra università. Dobbiamo ricordarci che Golgi fu anche rettore, divenne rettore nel 1893 e difese strenuamente davvero gli interessi dell'università in un momento difficile come quello della fondazione dell'Università di Milano e quindi di un grosso concorrente per l'Università di Pavia. È sempre grazie a Golgi che si iniziano i lavori di progettazione del nuovo ospedale policlinico San Matteo, che sarà poi inaugurato in quello che oggi è Viale Golgi nel 1932. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento l'attività accademica di Golgi si intensifica notevolmente. È il suo laboratorio che si trasferisce dall'orto botanico qui a Palazzo Botta, dove oggi ha sede il Museo Camillo Golgi, diventa un luogo dove diversi studenti gravitano. Infatti il numero di allievi che si iscrive all'Ateneo Pavese in questo periodo aumenta grazie anche al prestigio scientifico dello studioso. Si crea così quella che è la scuola golgiana, dove tra i numerosi allievi ricordiamo Aldo Perroncito, Emilio Veratti e Adelchi Negri. In questo periodo la storia dell'Università di Pavia si intreccia in gran parte con l'attività di Golgi.
il cui nome è ricordato ancora oggi nella letteratura scientifica contemporanea. Parliamo infatti nella mariologia di ciclo di Golgi e di legge di Golgi, nella citologia di apparato di Golgi e nelle neuroscienze di reazione nera di Golgi e di cellule di Golgi nel cervelletto. L'aula in cui ci troviamo è l'aula dove Golgi teneva le sue lezioni di patologia generale e di istologia. È un'aula che ha visto diversi studenti gravitare al suo interno e è stata anche sede nell'aprile del 1900 della seduta del Congresso internazionale della Società Anatomica Tedesca. 2 anni dopo, nel 28 ottobre del 1902, si tennero all'interno di quest'aula i festeggiamenti per il 25° anniversario del matrimonio dei coniugi Golgi e si festeggiò anche il giubileo professionale dello studioso avvenuto 2 anni prima. L'aula è un'aula ad anfiteatro con dei banchi in legno ed è caratterizzata da decorazioni a stucco che richiamano gli strumenti scientifici ed è affrescata sul soffitto che presenta anche un lucernario con motivi in ferro battuto. L'aula ha visto appunto diverse generazioni di studenti e ad oggi, nel 2006, fu restaurata in occasione del centenario del conferimento del Nobel a Golgi, è parte del percorso museale. Nel 1918 Camillo Golgi viene collocato a riposo, ma continua come professore emerito a frequentare quest'aula e il suo laboratorio perché per lui l'università era di fatto quasi una seconda casa. E oggi il nostro museo, il Museo Camillo Golgi, racconta proprio la storia di quest'uomo, un grande scienziato, un grande professore della nostra università che circa 150 anni fa ha reso Pavia davvero grande nel mondo.